ciao a tutti amici tichettiani. Buongiorno. Da Ifrane. Stamani ci siamo svegliati sempre con la neve qui intorno, ma fa un pochino più caldo. Oggi il sole spinge di più e ci sposteremo verso una delle città imperiali. Ne abbiamo già viste due, ce ne mancano altre due, in tutto sono 4. La prossima meta del nostro viaggio sarà la città di... Scrivete, la città di... Glielo diciamo? Di Fes. Quindi ora ci muoviamo, saranno circa un'oretta e un quarto di spostamento. Lungo il percorso abbiamo da fare un paio di tappe tecniche e poi vi porteremo alla scoperta di questa meravigliosa città. Ed eccoci arrivati a Fes! Benvenuti! Benvenuti e brindiamo, festeggiamo anzi l'arrivo in questa città imperiale con una simil pizza imperiale. Anche perché qui si brinda ben poco. C'è poco da brindare, qui gli alcolici non si trova, quindi pochi. Brindiamo con l'acqua no, perché porta sfiga. E quindi ci consoliamo mangiando. Abbiamo questo pane buonissimo, l'abbiamo riempito di tonno, cipolla, pomodoro più mozzarella. Quindi ora ci facciamo un pranzo veloce e poi camminiamo verso la Medina, unica al mondo. E con questo camion targato North Carolina iniziamo la nostra avventura per Fes. North Carolina. Ma ti rendi conto? Marocco. Lo stesso che ci fanno due italiani. Però. Esatto. Guarda. Abbiamo fatto poche centinaia di metri, abbiamo lasciato Charlie nel parcheggio qui vicino alla Medina di Fes, alla quale si accede da questa porta alle nostre spalle. Una delle tante. Una delle tante, ma sappiate che valicata quella porta inizierà il caos più totale. Avete studiato Dante a scuola? Ecco, è l'inferno dantesco. Pensate che all'interno di questa Medina ci sono centinaia di vicoli tra cui perdersi. Migliaia, direi. Anzi, migliaia. Perché Fes è una delle 4 città imperiali, come vi abbiamo detto, e è la più antica. La sua Medina è un esempio unico al mondo di mini città medievale, ancora conservata. Pensate, ci sono circa 9000 vicoli e è così particolare che si è scomodato l'UNESCO e l'ha dichiarata patrimonio. Quindi se non vedrete altri video dopo di questo vorrà dire che noi ci siamo persi. Oltre a questo sono famose le sue concerie, perché Fes è, oltre ai vari prodotti d'artigianato che troveremo sicuramente nei suoi souk all'interno della Medina,
vari oggetti, come vi dicevo. Quello diciamo più emblematico della città è il pellame, la pelle, che viene lavorata nelle concerie proprio qui all'interno della Medina. Se riusciamo andremo a vederle perché sono molto suggestive. Abbiamo pensato di spendere almeno 2 giornate all'interno della Medina tra oggi e domani, anche perché ha messo bel tempo e vediamo un po' cosa ci regalerà. Anche se secondo me là sotto è come essere in un centro commerciale coperto, perché così dicono, sono tutti souk coperti, quindi loro usano mettere questi teli, quindi non vedremo probabilmente il cielo. Potrebbe essere anche valido per una giornata di pioggia, fa un giro per Fez nonostante il maltempo. Ma oggi è bella e quindi che ci frega? Speriamo più che altro di non perderci, perché molte persone si sono perse all'interno. Abbiamo già segnato il punto di partenza, faremo come Hansel e Gretel, lasceremo le bricioline, quindi bisogna comprare una pagnata di pane. Ma ce la mangiano tutti i piccioni. Mannaggia, allora ci vuole il SAN cellulare e la connessione. Oppure ci orienteremo con il sole, come facevano gli antichi. Dai, non perdiamo tempo, andiamo a fare un bel giro. Andrebbero provati. Ci sono. Entriamo subito all'interno e ci perdiamo in questo mega souk gigante, pieno di roba da mangiare, vedo già, Vedi bene? Vedo bene. C'è anche il macellaio, c'è tutto e di più. Dolci da tutte le parti, frutta e verdura. Abbiamo appena mangiato, se no qui un dolcino ci scappava, Mischiano gli odori, dolci, salato, datteri con la carne dal macello, pasticceria marocchina con olive, cioè di tutto. Un tripudio di sapori. Qui vendono anche carne di dromedario. Bella caotica la situazione, un sacco di gente, molto stretta la situazione. Andiamo di qua, vai. Proviamo ad avventurarci su per questa scalinata, vediamo dove porta. Siamo sotto il minareto di una moschea e ora si tira la monetina per decidere da che parte andare. Io andrei di qua. Andiamo di qua, vai. Mamma mia, qui dolci da tutte le parti. Questi sono quelli col miele, belli mielosi. Sono tutti qui a fare acquisti. Qui ci sono anche le scarpe che abbiamo comprato a Tafraut e ci sono tutte le targhe con i nomi delle vie. Effettivamente qui sotto il sole non si vede e quindi diventa poi difficile orientarsi. È pieno di vicoli, vicoletti, incroci, tutti uguali poi. È quello, perché poi ogni via è tutta uguale. Ci dobbiamo un attimo fare l'occhio perché è abbastanza impegnativo. Occhio al carretto, occhio al carretto. Che carro. Qui c'è anche una fontana ma non c'è l'acqua, no? Vicoli strettissimi. Davanti ai negozietti. Proviamo ad andare di qua? Ogni vicolo presenta una tipologia di mercanzia differente, se si può dire così. Vediamo un po' che c'è qua dentro. Wow, che bello. E questo, ragazzi, è il tipico cappellino che viene fatto a Fez, che si chiama appunto Fez.
Guardate qui che roba. Senti che fresco, ma qui sotto siamo appunto sottoterra. Vediamo un po' dove porta questo vicolo. Guardate che impalcature a reggere questi muri, ma sarà sicuro passare qui sotto? No, perché io non lo so, ma giusto per farvi capire. Che roba. Qui c'è una bella bandiera del Marocco, ma noi ci vogliamo perdere per questi vicoli. Ora andiamo giù per questo vicolo che dovrebbe portare, se abbiamo capito bene, in un luogo molto interessante. Abbiamo già accennato prima. Vediamo se le troviamo. Il vicolo è veramente stretto, È tipo il vicolo stretto del Monopoli, uguale. Sì. Uguale, uguale. Senti qui abbiamo messo qui. Guarda che bei tappeti. E qui si sente già il profumo della pelle. Ci sono tutti i negozi di pellame. Altro vicolo stretto. Come fate a non perdervi su questi vicoli, in questi vicoli? Guardate qua che ingressi. Questa è un'altra via, un'altra via, tutti che ti fermano, ma a noi si tira dritto. Perché se vi fermate a chiacchierare con tutti quelli che vi danno indicazioni non uscite più. No, più che altro se no ci si arriva domani. Infatti. Siamo sbucate di fronte alla Medersa a Tarin, che di fatto non è che la scuola coranica, è come quella o simile che abbiamo visto a Marrakech, quindi abbiamo deciso di saltarla anche perché c'è la coda all'ingresso e quindi anche i nostri amici l'hanno vista e hanno detto che quella di Marrakech secondo loro è più bella da visitare, quindi ci fidiamo e ci vogliamo perdere in questo marasma e andare adesso verso le concerie. Ci sono dei negozi, sono fantastici. Di qua, Marta, andiamo di qua. Questo vicolo qui, andiamo a Fiuto. È scesa la notte, ragazzi, buio pesto e il sole non lo vediamo. Ma noi andiamo a naso andiamo. Eh sì, giustamente. È passato anche lui a cavallo, questo vicolo. Mulo. Col mulo. Ora andiamo da questo lato. Siamo entrati ora in un negozio di articoli di pelle. Questo è Signora, menta? la menta è per l'odore, antipuzza. Antipuzza. Mettiamo la menta antipuzza, vediamo se serve davvero. La menta è bella profumata, Ora andremo a vedere una delle terrazze più famose da cui possiamo vedere dall'alto come viene lavorata la pelle e come viene tinta. Guarda, giusto? lì è già in esposizione per asciugare. Lì ci sono dei pellami che sono stati dipinti, tinti di giallo. La prima lavorazione. Ma qui non c'è tanto puzza. Bianchi della calci viva, salve. 5 giorni, 6 giorni che lascia le pelli dentro per togliere il pelo. Pelo. Sì, pelo della pelle. Ok. E poi c'è la lavatrice a gioco. Sono degli escrementi dei piccioni. Ah, ok, avevo letto. La cacca dei piccioni. Ma non si sente odore, non puzza. Zafferano, curcuma e la buccia di pelle. E qui siamo arrivati davanti alle vasche, quelle più famose, dove vengono tinte tutte le pelli. Per ora l'odore non è tanto forte perché non è caldissima oggi la giornata. Andiamo sul terrazzino panoramico per gustarci al massimo tutta la conceria.
Hai ripreso cosa mi ha detto nel frattempo? Cosa ha detto il nostro amico? Ha detto che nella prima vasca praticamente c'è una sorta di ammollo delle pelli, stanno diverso tempo per togliergli il pelo. Poi le mettono, dice lui, una sorta di lavatrice, che non è una lavatrice, ma le mettono a mollo in un'altra vasca per pulirle ancora di più, e poi successivamente passano in queste vasche multicolori per appunto la finitura, cioè il colore finale, e ogni vasca ha dei colori, lui ci tiene a precisare, estremamente naturali. Il blu, l'indaco, ha detto il giallo lo fanno con la curcuma, comunque solo appunto con prodotti naturali. Stanno in bagno, poi come vedete le sciacquano, ci si immergono anche gli operatori, completamente con delle tute di plastica fino alla vita. Ha fatto la battuta che noi abbiamo Coco Chanel e qui invece hanno Cacca Chanel. Cacca Chanel. Il secondo bagno, quello dopo avergli tolto i peli, praticamente viene fatto con la cacca di piccione. È per quello. Che praticamente pulisce e sgrassa a fondo, e quindi lui da lì ha fatto la battuta non Coco Chanel ma Cacca Chanel. Comunque dai, la menta almeno oggi è superflua, dai, pensavo peggio. Vedete, lì ci sono tutte le persone, gli addetti ai lavori che vanno a tingere i vari pellami. Ci sono varie terrazze da cui si può vedere tutto il posto dall'alto. Veramente interessante questa cosa. Qui vedete i vari pellami colorati. Il giallo è fatto con il curcuma e con la buccia del melograno. Esatto? Sì. Mentre il rosso hanno con detto, il papavero. Con il papavero. Usciti dalle concerie ci troviamo davanti la biblioteca coranica. E un gran frastuono in questa piazzetta, perché c'è un signore che lucida il pentolame di rame In mezzo alla piazza. in mezzo alla piazza con un motorino, e è fantastico. Qui ognuno si ingegna. Botteghe di 1 metro quadro, Fantastico. altre invece hanno il retrobottega lungo che sbuca dall'altra via, e cioè è una roba surreale, non si può descrivere. Praticamente piazza Sefarin è la piazza di tutte le persone che lavorano il rame. Ce ne sono tantissime. Infatti il signore dietro di noi lo sta lucidando, ma a specchio. E qui davanti a noi accanto pentole, pentoline, brocche, c'è una roba incredibile. Da noi il rame, diciamo, è un po'... Va a ruba il rame da noi. Cioè... Nel vero senso della parola. Qui, cioè, questa piazza ci siamo arrivati per caso, perché alla fine, secondo noi, vi dovete lasciare andare e seguire il flusso, perché qui tante ricerche con le vie non funzionano. È proprio una città da vivere così, seguendo il flusso. Che sbrilluccichio che abbiamo in questa via. Qui c'è anche il mercato del pesce fresco, guarda qua. Siamo usciti! Siamo vivi! Si vede ancora il cielo blu. Che caos, ragazzi! Che caos!